Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione di Excel Online in cui andremo a vedere da ultimo come condividere il file Excel online tramite il personal OneDrive, perché come detto più volte non è assolutamente necessario disporre di Office 365 per fare questa operazione, ma lo possiamo fare anche attraverso il personal OneDrive che di default abbiamo con il nostro sistema Windows. L'unico presupposto è creare, come vedremo ora, un account Microsoft. Quindi andiamo ad aprire questo ulteriore indice dove vedremo il login all'account, la condivisione e poi la gestione dell'accesso successiva alla condivisione. Quindi cominciamo con il login all'account. Qui ci troviamo poi ora lo vedremo andando direttamente su quell'ambiente, ci troviamo sull'ambiente desktop del personal OneDrive e cliccando con il tasto destro sull'icona del personal OneDrive e poi su OneDrive andremo a cliccare su visualizza online e ci si aprirà questa schermata che vedi nella diapositiva. Questo è il link da cui accedere a OneDrive Personal, quindi è il link che quindi trovi nella diapositiva con cui ti potrai collegare e creare un account Microsoft se ancora non ce l'hai. Io come vedi sono già loggato, non sono loggato con l'account Office 365, come vedi questa è una mail di Yahoo, quindi non sono loggato con quell'account che hai visto nelle lezioni precedenti perché appunto questo è il personal OneDrive. Quindi torniamo nella diapositiva e andiamo, dopo aver fatto questo breve excursus, andiamo qui nell'ambiente del personal OneDrive, nell'ambiente desktop per vedere proprio come si fa questa operazione. Quindi mi posiziono qui su Riccardo Personale, clicco con il tasto destro, mi posiziono qui su OneDrive e clicco su Visualizza online. Io adesso sono già loggato e quindi mi compare subito l'ambiente del personal OneDrive online. Chiaramente se non fossi loggato dovrei semplicemente inserire la mail e la password. E come vedi qui ci sono gli stessi file che troviamo qui nel personal OneDrive versione desktop. Quindi, come abbiamo fatto nel caso di Office 365, qui potremo andare a condividere il file nello stesso identico modo. Chiaramente non avremo la possibilità di condividerlo con gli utenti interni dell'organizzazione perché qui non c'è un'organizzazione, questo è un semplice spazio online personale con cui però possiamo fare la stessa cosa che abbiamo visto precedentemente con Office 365 e lo potremo fare anche, come vedremo nelle lezioni a venire, con PowerPoint, con Word o con altre applicazioni di Office. Quindi qui posso aprire il file Excel e fare la stessa operazione, se ricordi in alto a destra c'era il tasto condividi, oppure, e questo viceversa lo posso fare anche in Office 365, mi posso posizionare qui, quando compare questa freccia ci clicco e mi si apre l'ambiente per la condivisione. Quindi con chi voglio condividere questo file e chiaramente qui lo voglio condividere non con chiunque, potrei anche condividerlo con chiunque come nel caso di Office 365, ma noi anche in questo caso lo vogliamo andare a condividere con persone specifiche che vogliono lavorare con noi. Qui come vedi, a differenza del caso di Office 365 non c'è scritto con persone interne all'organizzazione o con persone esterne, c'è soltanto scritto di condividerlo con delle persone, perché appunto non siamo in Office 365, quindi non ci sono membri dell'organizzazione. Anche qui potremo andare a scegliere se può modificare o può visualizzare, diciamo che può modificare, andiamo ad applicare quello che abbiamo scelto, anche qui scriviamo ecco il file per lavorare insieme e successivamente vado a scrivere un indirizzo mail, posso scrivere anche un altro indirizzo mio, prismasoftware.rd@gmail.com e vado a cliccare su invia.
Anche in questo caso il collegamento è stato inviato, quindi sottolineo, non si tratta di un allegato, ma di un collegamento al file con cui si potrà lavorare sincronicamente, simultaneamente, come abbiamo visto nel caso della condivisione da Office 365. Quindi è inutile andare a rivedere tutto perché si possono fare esattamente le stesse cose. E da qui, così come anche da Office 365, cliccando poi sui puntini, si può andare a gestire l'accesso, cioè si può andare anche a revocare i poteri che sono stati dati alla persona o alle persone di intervento su questo file. Ora, appena si apre la finestra, vedremo come si gestisce l'accesso. Eccolo, ci fa vedere la lista delle persone con cui è stato condiviso, una soltanto, io sono il proprietario del file che ho fatto la condivisione e a questa persona io potrei anche andare a revocare l'accesso, quindi potrei togliere l'accesso alla modifica a questo file, potrei togliere anche l'accesso alla semplice visione di questo file. Quindi abbiamo visto anche questo argomento, abbiamo esaurito completamente tutta la parte che riguarda Excel. Ora nelle prossime lezioni andremo a vedere Word e PowerPoint, ma tutto il procedimento che abbiamo visto per Excel varrà pari pari anche per i file di Word e di PowerPoint. Ci saranno soltanto delle piccole differenze su dove si posiziona il cursore del mouse quando siamo nel foglio di Word e nella slide PowerPoint rispetto al foglio Excel, ma sono delle differenze veramente minime che comunque andremo a vedere. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!